Oggi proveremo a capire insieme quali e quanti sono gli aiuti messi a disposizione dalla Germania per le famiglie e magari riusciremo anche a capire come mai in Germania il numero dei figli nati per famiglia è ancora sostenibile, mentre invece in Italia e in altri paesi del mondo è ai minimi storici. Ciao, sono Maurizio e ti do il benvenuto o il bentornato sui canali di Vivi Stoccarda. Vivi Stoccarda è un sito, il canale YouTube, i canali podcast, tutti finalizzati per aiutare gli italiani che vogliono trasferirsi in Germania e per chi è già in Germania vivere meglio. Oggi cercheremo di capire quali sono gli aiuti e come sono strutturati e soprattutto come bisogna fare per poter presentare domanda ed ottenere gli aiuti della Germania dedicato alle famiglie. Vediamo in dettaglio quanti e quali sono. Iniziamo dai Kindergeld, a seguire poi ci sarà anche un video successivo con i Kinderzuschlag, gli Elternzeit, la pensione maturata durante la maternità dalla madre e in alcuni casi in alternativa dal padre, ed altri sussidi che vengono forniti alla famiglia. I Kindergeld, ossia gli assegni familiari, vengono pagati in Germania dalla Familienkasse e vengono maturati dal bambino il primo mese di età, quindi dal momento in cui nascono, e vengono corrisposti agli affidatari del bambino, siano essi genitori naturali che adottivi che nonni o chiunque altro. Questi soldi vengono dati alla famiglia al fine di garantire al bambino una base minima di sussistenza. Sono corrisposti a chiunque, quindi prescindono dal reddito, non sono legati alla redditualità e nemmeno dal tipo di lavoro che uno fa. Quindi ciò significa che vengono corrisposti sia a chi è un lavoratore dipendente, ma anche a chi è un imprenditore con un'azienda, perché sono dedicati e destinati al bambino, quindi prescindono il reddito del genitore o di chi ne fa le veci. È un diritto automatico, però è necessario farne domanda. Il corrispettivo assegnato dalla Familienkasse alle famiglie non è standard, ma è progressivo in base al numero di figli. Ciò significa che mentre per il primo e il secondo figlio vengono assegnate 219 euro al momento in cui sto facendo questo video, 219 euro per ogni figlio al mese, per il terzo figlio diventano 225 euro al mese, mentre invece dal quarto figlio in poi sono 250 euro al mese. Come si può vedere dall'infografica diffusa dal Ministero, oggi, lo ripeto, oggi nel 2021, gli importi assegnati mensilmente, e lo ribadisco a prescindere dal reddito e dal tipo di lavoro esercitato, ad ogni famiglia sono i seguenti. Per un bambino 219 euro mensili, per due bambini, questi sono chiaramente i totali, per due bambini 438 euro mensili, per tre bambini 663 euro mensili, per 4 bambini 913 euro mensili. Chiaramente se c'è il quinto e il sesto, chiaramente poi bisogna aggiungere 250 euro e ciascuno. Questi sono gli importi dedicati ai Kindergeld per i bambini nel 2021 e vengono assegnati e vengono consegnati attualmente a circa 18 milioni di bambini ogni mese. Ho sottolineato nuovamente gli importi perché questi importi sono quelli corrisposti oggi nel 2021 a circa 18 milioni di bambini. Però evidentemente se il video lo stai vedendo nel 2022, insomma un altro momento, sicuramente gli importi saranno diversi perché in modo automatico ogni anno vengono aggiustati e leggermente aumentati gli importi assegnati per ogni bambino e quindi i Kindergeld automaticamente aumentano ogni anno. Vediamo adesso quali sono le condizioni o quantomeno fino a quando i Kindergeld vengono assegnati e vengono corrisposti ai bambini. Normalmente fino al compimento dei 18 anni, oppure fino ai 21 anni se il figlio è registrato presso l'agenzia per l'impiego e quindi in cerca di lavoro oppure in formazione, oppure fino a 25 anni se il figlio studia oppure se sta facendo uno sbildo o ancora se sta prestando il servizio civile, oppure in ultima analisi vengono assegnati e corrisposti per sempre nel caso in cui sia stata rilevata una disabilità prima del compimento del 25° anno di età. Ovviamente in tal caso non ci saranno soltanto i Kindergeld, ma saranno affiancati da ulteriori sussidi a seconda della
gravità dell'handicap e delle patologie. Vediamo adesso invece chi ha diritto a richiedere e a ottenere i Kindergeld. Tutti i cittadini tedeschi che vivono con i loro figli in Germania, ovviamente. I cittadini stranieri che vivono in Germania e rispettano determinati requisiti, e li vedremo tra un attimo. I cittadini tedeschi, anche se vivono all'estero. I cittadini europei che vivono all'estero ma che hanno un contratto di lavoro e la residenza in Germania. Al fine di inserirti stabilmente, ti consiglio quindi, quando arrivi in Germania, di accettare il primo lavoro in regola che ti viene offerto, senza stare a guardare le tue aspettative, quelle che sono le tue competenze professionali e nient'altro, ma di prendere il primo lavoro, di avere un contratto e provvisto quindi di contratto, di residenza e dei documenti che adesso andremo a vedere, recarti alla Familienkasse per fare la domanda ed ottenere i Kindergeld, evidentemente nel caso in cui tu abbia dei figli. Vediamo adesso insieme i documenti che devi procurarti direttamente dall'Italia per poter fare la domanda alla Familienkasse per i Kindergeld, e sono innanzitutto il modello UESE, la dichiarazione di prestazione degli alimenti, con cui si certifica e si dimostra che non percepisci assegni familiari da altro ente in Italia, il modello di richiesta degli assegni familiari, l'allegato modello di richiesta assegni familiari, una copia per ogni figlio. I modelli da compilare, ma anche la checklist dei vari documenti, la trovi sempre sul sito www.vivistoccarda.eu, dove, iscrivendoti alla newsletter, riceverai subito gratuitamente l'ebook Vivere in Germania, l'esperienza degli italiani, le considerazioni positive e negative degli italiani che vivono già in Germania, raccolti in una pubblicazione a cura di Vivi Stoccarda che puoi avere gratis per comprendere gli stati d'animo e le esperienze di altri italiani come te. Oltre chiaramente alla newsletter che viene inviata ogni lunedì con le notizie e gli eventi più importanti, e l'accesso esclusivo, illimitato e comunque anche questo gratuito alla cartella dei documenti da scaricare. Tornando ai documenti che servono per presentare la domanda per ottenere i Kindergeld, oltre ai documenti che abbiamo visto prima prodotti in Italia, ti serviranno anche l'Historia Identification Nummer dei familiari, il contratto di lavoro e il certificato di residenza, ovviamente tedesco. Nel tempo, successivamente, la Familienkasse occasionalmente, però con una certa periodicità, manderà dei documenti da compilare attraverso i quali la Familienkasse si accerta che la situazione familiare sia rimasta invariata. Questo chiaramente diventa più insistente nel momento in cui i ragazzi diventano più grandi, perché a 16 anni, quando possono iniziare ad andare a lavorare, chiaramente sono molto interessati a verificare la situazione, perché nel momento in cui il ragazzo o la ragazza a 16 anni decide di lasciare la scuola e di andare a lavorare, chiaramente si perde il diritto dei Kindergeld. Questa insistenza nella produzione di documenti, e a volte possono essere davvero tanti, spesso e volentieri viene mal vista ed è fonte di lamentele da parte dei nostri connazionali, e presumo anche degli altri. Sicuramente è fastidioso, però trovo che sia quanto mai legittimo, da uno Stato che aiuta le famiglie in modo significativo, in modo concreto, in modo reale. Allo stesso tempo però credo che sia giusto che controlli e verifichi che non ci siano i soliti furbi. Peraltro è opportuno essere corretti, trasparenti e puntuali nelle comunicazioni, perché nel momento in cui scoprono che magari il diritto è stato perso per un motivo qualsiasi, come gli hanno dati i soldi li possono chiedere indietro ed ottenerli. Di conseguenza quindi io credo che sia più semplice avere un comportamento regolare, onesto e lineare, in modo da avere una vita serena e tranquilla, senza complicarsi la vita, andare a fare carte, documenti e fare sempre le solite storielle. Se pensi che questo canale possa esserti utile, puoi fare tante cose belle. Una è di mettere mi piace a questo video, l'altra è di iscriverti al canale e di magari anche di attivare la campanella, così da essere avvisato per tutti gli altri video che saranno prodotti. Inoltre potresti anche condividere questo video per i tuoi amici. E ancora, se proprio ti sono piaciuti questi contenuti, li hai trovati utili, hai trovato qualche informazione magari che non conoscevi, magari potresti anche decidere di pagarci un caffè per il lavoro che facciamo, per il tempo che dedichiamo, per quello che stiamo facendo, e io per questo ti ringrazio. Se ho commesso degli errori, se ho detto delle inesattezze, ti chiedo gentilmente di segnalarmele giù nei commenti, in modo che possa migliorare questo materiale a beneficio di tutti. La settimana prossima ci vedremo nuovamente con un nuovo video in cui parleremo degli altri aiuti alle famiglie in Germania.
e magari potresti averne diritto anche tu. Ciao!